Hai presente il metodo Fosbury? La tecnica di salto in alto con la quale Dick Fosbury vinse l'oro alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968. Ecco, il metodo Fosbury ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità per l'atletica leggera. Fino a quel momento gli atleti tentavano di scavalcare l'asticella con una tecnica a forbice, ma a partire da Città del Messico 68 il metodo Fosbury è diventato l'unico ad essere praticato dagli atleti di tutto il mondo. Ma perché te lo sto dicendo? Perché vedi, la storia di Dick Fosbury dimostra che ci sono momenti in cui ciascuno di noi, per poter raggiungere i propri obiettivi professionali o personali, è chiamato ad uscire dalla propria zona di comfort per compiere un salto di qualità. E compiere un salto di qualità significa sapersi mettere in discussione, riuscire a individuare dei cambiamenti che possono portarti a un notevole miglioramento. Nel farlo, però, devi accettare l'idea che andrai incontro ad una fase in cui non potrai avere tutte le risposte e le certezze che la tua zona di comfort può garantirti. Ecco, forse l'avrei già capito, ma lo stesso discorso vale anche per un'azienda come Mottolino. Siamo nella stagione 2000-2001, la stagione che ha rappresentato per lo snowpark di Mottolino un vero e proprio salto di qualità. Bentornato sul mio canale, questa è la quinta puntata della serie dedicata alla storia dello snowpark del Mottolino e ti avevo già anticipato alla fine del quarto episodio che la stagione 2000-2001 è stata non decisiva, molto di più, e oggi partiremo proprio da qui. Allora, io ho un sacco di cose da raccontarti e non vedo l'ora, quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti assolutamente al canale, se vuoi lascia un like al video, un commento, condividilo, scrivimi in privato, insomma non lo so, vedi tu, fai qualcosa. Nell'intro ti ho parlato del salto di qualità. Ecco, le iscrizioni al canale per me sono importantissime e mi permettono di creare nuovi contenuti per fare un ulteriore salto di qualità. Quindi, come al solito, 3 secondini. Bene. Innevamento, gatti delle nevi e reti per delimitare lo snowpark erano le 3 cose che la Mottolino garantiva alla 1816 White Snowboard Association quando lo snowpark è stato spostato sul versante di Trepalle. A tutto il resto ci pensavano Lele della Fonte, gli shaper e i rider che frequentavano il park. Andiamo con ordine però. Perché si decide di spostare lo snowpark? Se hai visto la quarta puntata ricorderai che Fabio Bormolini, il direttore piste di Mottolino, ad un certo punto dice una cosa di questo tipo. Dal momento in cui Mottolino decide di credere fino in fondo al progetto snowpark, la prima necessità era cambiare totalmente impostazione. Bisognava trovare una zona più spaziosa, che si prestasse ad avere strutture anche in terra e soprattutto dove ci fosse più neve, così da riuscire a coprire l'intera stagione invernale. Ecco allora che si decide di spostarsi in alto. Attenzione però, perché in realtà in questa prima stagione l'halfpipe non era a Trepalle ma era sull'altro versante dove arriva la cabinovia del Mottolino. E tra l'altro i 2 muri dell'halfpipe erano già stati costruiti in estate in terra, così da facilitare un sacco il lavoro per gli shaper in inverno. Ti faccio un piccolo spoiler: in una delle prossime puntate ti parlerò di come si costruisce uno snowpark, di tutte le sue fasi, dalla progettazione delle strutture alla costruzione. Ecco, la costruzione dell'halfpipe per la stagione 2000-2001 è il primo esempio vero di progettazione di una struttura dello snowpark. E in questo halfpipe sono andate in scena 2 tappe epiche del B-Side Planet Snow Tour. La prima, a dicembre, apre la stagione dei campionati italiani di halfpipe e la seconda ad aprile. Coincide con le finali degli assoluti di halfpipe, dove arriva secondo un rider che probabilmente conosci già. Ciao, sono Chicco Sciapponi da Livigno e sono qui per presentare i campionati italiani assoluti di halfpipe. Per quanto mi riguarda sono molto contento perché snowboardavo a casa mia e un secondo posto è buono. La mia run credo che sia stata discreta, forse avrei potuto fare qualcosina di meglio, però la visibilità era quello che era. Complimentoni a Filippo che mi ha battuto, è arrivato primo e ha fatto una run direi perfetta, senza nessuno sgarro, molto tecnica. Quelle di halfpipe non sono però le uniche finali degli assoluti ospitate da Mottolino, perché quell'anno lo snowpark ha ospitato anche le finali di border cross e di jump. Jump sarebbero i salti.
Bene, siamo alla fine, l'ottava tappa del B-Size Snow Tour 2001, siamo approdati a Livigno, dove abbiamo avuto venerdì uno stupendo jump, sabato un difficoltoso halfpipe che alla fine si è concluso benissimo e domenica dulcis in fundo con una giornata splendida, un border cross. Quelle che vedi sono le pagine di un libricino che Snowbox ha pubblicato nel 2002 che parlano dello snowpark di Mottolino. E queste pagine mi servono per aprire un capitolo fondamentale per farti capire la posizione che occupava lo snowpark di Mottolino nel panorama dello snowboard in Italia. Snowbox scrive: dall'anno scorso c'è uno snowpark fisso in zona tre palle con tutti i tipi di strutture, dal pipe ai fan box, straight jump, spine, border cross, session di rail in linea ed è stato curato da 3 persone, dando finalmente un'impronta decisiva su come si dovranno realizzare e gestire gli snowpark in Italia in futuro. E poi il testo continua parlando delle strutture e degli eventi che ospita Mottolino. Evidentemente la parte più importante è l'ultima frase, dando finalmente un'impronta decisiva su come si dovranno realizzare e gestire gli snowpark in Italia in futuro. Lo snowpark di Mottolino, quello della stagione 2000-2001, è stato infatti il primo vero e proprio snowpark in Italia e soprattutto grazie a questo Livigno diventa una delle località più importanti per lo snowboard. Per intenderci, ad inizio stagione il team Barton e Quicksilver vengono a Livigno per una session di foto e video. Nella stagione successiva poi Lele Della Fonte riesce ad aprire anche una snowboard house prendendo in affitto una casa gestita dalla parrocchia, trasformandola diciamo in una sorta di ostello per i vari rider. È vero che questa esperienza è durata solo un anno perché era super difficile da gestire, ma di certo ti fa capire lo sforzo fatto da Lele e da Mottolino per cercare di portare più rider possibili a Livigno. Ma l'importanza dello snowpark di Mottolino è legata anche a un altro aspetto: le regole dello snowpark. Il responsabile dello snowpark insieme a Lele era Roberto Roby Moresi, che attualmente lavora per la FIS, che è la Federazione Internazionale Sport Invernali. Una delle primissime cose che Lele e Roby devono affrontare è il problema della sicurezza all'interno dello snowpark. Tieni presente che in quel momento non c'era nessuna legge a riguardo. A livello nazionale la prima legge è la legge numero 363 del 24 dicembre 2003. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Tra l'altro, senza andare troppo nei dettagli, questa legge non chiariva un sacco di aspetti. Ad esempio, parla di strutture che devono essere regolarmente mantenute. Capisci che è un po' vaga come indicazione, perché uno snowpark deve essere mantenuto quotidianamente, altrimenti diventa un disastro, diventa pericolosissimo. Tra l'altro, questa legge era stata preceduta dalla legge regionale della Lombardia numero 26 dell'8 ottobre 2002, norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia. Sicuramente un po' più specifica. Ecco, con questo direi che la lezione di giurisprudenza è finita, grazie mille per l'attenzione, possiamo tornare a parlare di snowpark. Il problema della sicurezza era una super priorità, anche perché ad inizio stagione, nel giro di 2 settimane, ci furono 2 infortuni molto gravi. Era quindi necessario che chiunque entrasse nello snowpark avesse ben chiaro che cosa stesse facendo. C'erano 3 linee di salti, la S, la M
e la L, e la più pericolosa era la S. Sì, era la S perché era quella frequentata dai principianti. Le Lerobi decidono ad esempio di indicare la partenza dei salti con dei paletti, e sempre per permettere ai principianti di gestire la velocità, i salti della linea S non erano messi in linea. Altra cosa, il casco non era obbligatorio, ma era comunque assolutamente raccomandato, tanto che all'inizio della stagione 2002-2003 si decide di organizzare un piccolo noleggio di caschi e protezioni all'ingresso del park. Ora, non ti sto a elencare tutte le regole, ma per farti capire l'importanza di questo regolamento ti leggo 2 righe di Snowboarding che è del 2014. Per la stagione invernale 2000-2001 Lele Della Fonte e Roberto Moresi scrissero un testo di regolamentazione dei park e realizzarono un cartello da posizionare all'entrata dello snowpark Mottolino. Quel cartello, che ben presto venne affisso in molti snowpark italiani, riassume ancora oggi le norme di comportamento da seguire quando siamo su uno snowboard o su un paio di sci all'interno di uno snowpark. Ecco, con questo spero di averti convinto dell'importanza che ha avuto lo snowpark di Mottolino a livello nazionale, ma non solo in realtà. Prima di finire la puntata, però, manca un'ultima cosa. Until the break of dawn. Life cannot go by the letter. Time, Prozac can make it better. Noise, any kind will do. Can you feel it slip away when it's all on you? Hai appena visto alcune immagini della Sprite Winter Activation e devi sapere che lo snowpark di Mottolino è stato nel 2001 e 2002 il Park Sprite Major e ha ospitato una serie di eventi sponsorizzati appunto da Sprite. Ti ricordi della motoslitta che si è fatta tutta la pista di 3 palle senza conducente che si è schiantata contro le reti? Ecco, è successo proprio a uno di questi eventi. Ma ti dirò di più, perché l'ufficio turistico di Livigno in quegli anni ha aderito a un concorso folle organizzato da B-Side Tour, con cui potevi vincere 100 snowboard camp a Livigno. Eccolo qui, inviavi il tuo SMS con il codice che trovavi sul fondo delle lattine o sulle etichette delle bottiglie, seguito dalla tua età, e via. Ah, sì, ho provato anch'io a compilare il forum su thespriters.it, ma niente, il sito purtroppo non è raggiungibile. Lo so, ti ho raccontato un sacco di cose. Siamo partiti dal metodo Fosbury, abbiamo fatto una sorta di lezione di giurisprudenza e ho finito parlandoti della Sprite. Insomma, capiscimi, tutto questo è lo snowpark di Mottolino e non siamo neanche a metà della serie. Quindi, se vuoi, seguimi nei prossimi episodi. Ciao! Oro alle Olimpiadi. Il metodo Fosbury, la storia di Dick Fosbury significa sapersi mettersi in discussione, quindi dico sapersi mettere? No, di sapersi mettersi. Ok, perfetto. Porca troia, ma perché non riesco a dirlo? Riuscire a individuare dei cambiamenti, che però non mi ricordo poi più cosa devo dire dopo. Idea che andrà incontro, ok. La serie dedicata allo no, ok. Eccetera. No. No. Non è eccetera. A un certo punto disse una cosa. Okay. Dal momento in cui Mottolino dice del B-Side Planet Snow Tour. Cazzo è? L'anno lo snowpark. Ok. Su come si dovranno per una sessione di shooting e foto. Di shooting e video. Esatto. Ah, vabbè, aspetta, rifacciamo. E Mottolino, no, lo sforzo fatto. Il responsabile dello snowpark, no. Ah, sì. È la legge numero 34 del 24 dicembre 2003. No, 363. E cosa ho detto io? 34. Tra l'altro, no, Demis, no. Cazzo, era quella buona. No, Demis era quella buona. Direi che la lezione di giurisprudenza è finita. E la più pericolosa era non metterli uno dopo l'altro per... Stavo andando stra freestyle. Stagione 2002-2003, no. 2001, il comportamento da seguire quando siamo in uno snow... No. Eccolo qui. Inviavi... Ora...